nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa giacca molto particolare, molto allegra, che io ho deciso di chiamare Lollipop. Per quanto riguarda il filato scelto, io ho lavorato il filato Sophie, questo gomitolo da 50 grammi. Il colore che ho scelto, come potete vedere, ha queste sfumature molto particolari e che io trovo perfette per l'inverno perché danno allegria. Abbiamo il fucsia, una sorta di rosato, questo arancione particolare. Però oltre al colore che ho usato io, che è il numero 21, vi faccio vedere anche altri colori a disposizione, come questo dove abbiamo il viola e questo verde, cioè questo acqua, non so come definirlo, verde acqua, oppure abbiamo la classica tonalità di grigio dove si va poi ad avere anche il bianco. Li trovate come sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 300 grammi lavorando con l'uncinetto del numero 7. Ora mi raccomando, taglia M prendete 400 grammi, taglia L 500 grammi. Oltre al link dove potete acquistare il gomitolo singolo, vi metto anche il link per poter acquistare il filato in offerta a pacco da 500 grammi. Un'altra cosa, io vi ho messo 100 grammi in più rispetto ai soliti 50 che metto, questo perché la lavorazione che sono andata a fare è una lavorazione abbastanza chiusa, però se voi volete fare la giacca anche più lunga aumentate di un ulteriore gomitolo, questo anche se siete una taglia S, perché io dei 300 grammi veramente me ne è rimasto un pochissimo, quindi se volete fare la giacca più lunga anche se siete taglia S andate ad aumentare di un gomitolo. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto, sono due giri che vanno sempre ripetuti e sono un giro di maglie alte doppie e un giro di maglie alte. E inoltre, rispetto al solito, io questa volta sono andata a lavorare la parte dietro, che poi sono andata a dividere per lavorare prima la parte avanti e poi l'altra parte, quindi le cuciture stavolta non sono sulle spalle ma sono lateralmente. Una volta fatto ciò si va a fare la lavorazione delle maniche. Io ho lavorato in tondo sempre due giri e infine si va a rifinire il tutto con due giri di maglie alte intorno a tutta l'apertura della giacca. Io poi ho applicato questo bottoncino che trovate anche questo disponibile sul mio sito e vi lascio sempre il link in descrizione. Ora, per quanto riguarda, come sempre, io spero che questa creazione facile e veloce, vi posso assicurare che è velocissima da fare, vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato Sophie, che è questo fantastico gomitolo con effetto mohair, misto lana e acrilico, e io utilizzerò il colore numero 21, ma se ricordate ho già fatto una giacca sempre con questo filato ma con lo sfumato del verde. Questa volta per le catenelle iniziali, di cui io vi farò vedere poi un piccolo campione del motivo, lavoreremo con l'uncinetto numero 7 e le catenelle non devono corrispondere all'intera circonferenza ma alla larghezza delle vostre spalle più qualche centimetro. Io ho montato 38 catenelle, questo mi permette di avere poi nella mia lavorazione circa 56 centimetri di larghezza, che diciamo le mie spalle sono quasi 8 centimetri in più. Questo perché voglio che comunque la lavorazione sia larga e scenda un po' sulle spalle. Per le taglie più grandi delle mie, tenete presente che la lavorazione che andiamo a fare non ha bisogno di un multiplo, quindi io consiglio per una taglia M di andare a mettere tra le 6 massimo 8 catenelle in più. Per una taglia L andate a mettere 8 massimo 10 11 catenelle in più rispetto a me. Poi quando andremo a fatto con la parte dietro divideremo il lavoro per fare lavorare le due parti avanti, scendendo quindi sul davanti senza però fare le cuciture. Poi naturalmente man mano che andremo vi spiegherò meglio. Comunque in base a quanto volete morbida la giacca addosso, quindi come avete visto come scende a me nella prima nelle foto iniziali e mentre vi parlo con la creazione indossata, tenete presente quanto volete andarla a fare larga. Detto ciò, quindi possiamo partire e vedere i due giri che vanno sempre lavorati. Ripeto, non bisogna avere un multiplo, non c'è un multiplo in questo caso, perché comunque lavoreremo solo maglie alte doppie e maglie alte altissime, scusate, maglie alte. Quindi iniziamo con il primo giro. Io vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto la prima catenella di base, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta doppia. Mi raccomando, se avete difficoltà a lavorare con l'uncinetto del numero 7 perché avete una mano stretta, andate a lavorare con l'uncinetto del numero 8. Detto ciò, riprendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta doppia
e continuo così per tutto il giro. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta doppia. Quindi veramente semplicissima, anche perché voglio giocare appunto sull'alternanza delle maglie alte doppie, che sono queste qui, con le maglie alte. Quindi di nuovo prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare di nuovo, ops, scusate, mi è sfuggito il filo, e vado a fare un'altra maglia alta doppia. Ripeto, se avete una mano stretta e vedete che la lavorazione non vi viene bella morbida, passate a lavorare con l'uncinetto del numero 8. Terminato il primo giro, come ho detto io qui vi faccio vedere solo un piccolo campione, giriamo la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e nel secondo giro andiamo a realizzare questa volta sempre 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Qui era una maglia alta doppia perché abbiamo saltato comunque la prima maglia alta di base, e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta doppia. Quindi davvero semplicissimo. Questo è il nostro secondo giro e questi sono i giri quindi che vanno sempre ripetuti, il primo e il secondo, fino ad arrivare alla lunghezza della giacca desiderata. Io non la voglio molto lunga, voglio che sia una giacca normale, quindi il massimo che mi arrivi ai fianchi. Terminato quindi il secondo giro si ricomincia a fare il primo, quindi torniamo a fare le maglie alte doppie. Quindi facciamo di nuovo questa volta 4 catenelle, si prende 2 volte il filo sull'uncinetto e si va a lavorare andando a fare una maglia alta doppia sopra ogni maglia alta. E vedete, abbiamo questo effetto un po' bombato dato proprio sia dalla lavorazione, quindi dalle maglie alte doppie, ma anche e soprattutto da questo tipo di filato. Bene, io continuo a lavorare, vi dirò poi nel mio pezzo quante volte sono andata a ripetere i 2 giri e come fare per poter continuare la lavorazione. Allora, io ho terminato la parte dietro, ho ripetuto i 2 giri per 10 volte e a questo punto sono andata a mettere i marcapunti per poter lavorare le 2 parti avanti. Quindi continueremo a lavorare sempre i due giri, però scendendo e lavorando prima a una parte e poi dall'altra. Per mettere i marcapunti io sono andata a mettere 15 maglie e ho messo il marcapunto nella 15ª maglia, stessa cosa anche da quest'altro lato. Ora per le taglie più grandi, taglia M, ne dovreste mettere 17 perché vi ho detto di metterne 2 o 3 in più. Se avete messo 2 in più, quindi 2, 4 e 6, dovete metterne 2 in più ai lati e ne avete poi 2 in più anche al centro. Se invece ne siete andate a montare 8, allora ne avete 3 in più dai lati, quindi invece di 15 18 e qui 3 in più. Per le taglie M stessa cosa, L stessa cosa. Vi ho detto a voi di mettere almeno 11 maglie in più, quindi da mettere qui invece di 15 dovete mettere 19 maglie e il centro quello che resta, naturalmente pensando sempre a quanto avete voluto fare larga questa giacca. Detto ciò, quindi adesso noi andiamo a lavorare sempre i 2 giri, però come vi ho detto adesso lavoreremo prima su questa parte e poi quest'altra parte. Quindi vado a lavorare normalmente il mio primo giro, che è quello con le maglie alte doppie, quindi vado a lavorare ogni maglia alta doppia sopra ogni maglia alta del giro precedente e mi fermerò facendo appunto 15 maglie alte doppie per poi girare la lavorazione e andare a lavorare il secondo giro. Quindi adesso io continuo, mi fermerò quindi dove ho il marcapunti e vi faccio vedere appunto come iniziare col secondo. Allora, ho terminato il giro di maglie alte doppie, adesso devo andare a fare il giro di maglie basse, quindi uno gira la lavorazione, andiamo a fare maglie basse sopra ogni maglia alta sopra ogni maglia alta doppia. Ora, questo giro che abbiamo fatto in realtà è il nostro giro base, questo primo giro di maglie alte doppie. Andremo a iniziare a contare i nostri giri dal giro di maglie basse, di maglie alte. Questo perché? Perché così ci troviamo che questo diciamo che è un giro che va sulla spalla, mentre col giro di maglie alte iniziamo i nostri giri, quindi giro di maglie alte, giro di maglie alte doppie, giro maglie alte doppie, e dobbiamo ripeterlo per 10 volte in modo da terminare qui con lo stesso giro di maglie alte doppie, perché se consideriamo questo poi non ci troviamo andando a fare, ripetere 2 giri, termineremo con il giro di maglie alte, mentre noi dobbiamo terminare con il giro di maglie alte doppie. Quindi
questo primo giro consideriamo un giro base e andiamo a iniziare a contare il giro di maglie alte come il nostro primo giro e ripetiamo il giro di maglie alte e un giro di maglie alte doppie, quindi da adesso, come il nostro primo motivo, e quindi dietro, che io ne ho fatti 10, devo ripeterlo per 10 volte e terminare così con le maglie alte doppie. Una volta fatto ciò andrò a fare la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi lavorerò sempre sulle mie 15 maglie alte e poi vediamo come continuare la lavorazione. Allora, ho terminato di fare entrambi i lati, ho ripetuto i 2 giri per 10 volte con lo stesso numero che ho fatto per il davanti, quindi mi raccomando, se avete fatto un numero diverso dietro dovete fare un numero diverso, e a questo punto sono andata a cucire lateralmente partendo da sotto fino ad arrivare sopra e ho lasciato liberi 17 centimetri. Diciamo che sono 1 2 3 motivi più il giro delle maglia alta iniziale, maglia alta doppia iniziale. Ora, per una taglia M secondo me potete anche scucire di un ulteriore lasciare liberi 18 o anche 19 centimetri, 20 centimetri taglia L. Io non voglio fare la manica troppo larga ma neanche stretta, e adesso vado sempre a lavorare con lo stesso numero di uncinetto, quindi sempre con l'uncinetto il numero 7, e andremo a ripetere sempre 2 giri, quindi maglia alta normale, maglia alta doppia. Mi aggancio qui dove ho la cucitura e io questa volta però inizio dal giro della maglia alta, quindi la maglia alta normale, e vado quindi a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta orizzontale, vado a fare un'altra maglia alta. Dove ho la maglia alta doppia vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Dove invece ho la maglia alta orizzontale ne vado a fare una sola e faccio questo per tutto il giro. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi allarga troppo o si stringe troppo, andate giustamente a fare o meno maglie o più maglie. Quindi per esempio, se si sta allargando troppo, dove avete la maglia alta doppia orizzontale, fate soltanto una maglia invece che 2, in modo tale che appunto la lavorazione si stringa. Se invece vedete che è troppo stretta, ogni tanto fate una maglia alta, 2 maglie alte anche dove avete la maglia alta orizzontale. Io continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare naturalmente il primo giro e iniziare poi il secondo giro. Ok, quindi sto terminando il giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto iniziamo col secondo giro, quindi 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta doppia sopra ogni maglia alta, e faremo questi 2 giri fino alla lunghezza desiderata della manica. Io naturalmente alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi 2 giri e poi faremo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi andremo di nuovo a cucire e a fare appunto i nostri stessi giri, e poi terminate le maniche vi farò vedere come continuare la lavorazione. Allora, ho terminato le maniche, ho ripetuto i 2 giri per 9 volte e poi sono andata a ripetere di nuovo il giro di maglie basse. Stessa cosa da quest'altro lato, quindi sono andata a cucire, ho ripetuto i 2 giri per 9 volte e poi di nuovo il giro di maglie basse. Poi per finire il tutto sono andata a fare 2 giri di maglie basse intorno a tutta l'apertura e anche sotto la giacca. Naturalmente negli angoli ho fatto le 3 maglie alte in modo tale da avere questa curvatura, però sono semplici maglie alte, e lateralmente qui ho fatto come ho fatto per le maniche, nel senso che dove avevo la maglia alta sono andata orizzontale, sono andata a fare una sola maglia alta, dove avevo la maglia alta doppia sono andata a fare 2 maglie alte, e poi infine sono andata a cucire un bottone, questo bottone di legno che trovate disponibile anche sul sito, e in modo tale da chiudere la giacca in questa maniera. Io ho preso solo un bottone, voi naturalmente potete mettere anche più bottoni, e un'altra cosa, potete andare a fare anche più giri intorno all'apertura della giacca. Io ne ho fatti solo 2 perché non volevo comunque una giacca troppo chiusa, mi andava bene così, e quindi anche questa creazione è terminata.